la vostra insegnante di italiano. In questa prima lezione vedremo l'alfabeto italiano e alcune pronunce. Siete pronti? Cominciamo! In italiano ci sono 21 lettere, 16 consonanti e 5 vocali. Le vocali sono A, E, I, O, U. Vediamo insieme quali sono tutte le lettere che fanno parte dell'alfabeto, ma non vi dirò il nome delle lettere, ma solamente il suono, quindi come le sentirete pronunciare all'interno della parola. A, B, prestate attenzione alla prossima, C, O, K, D, E, F, anche qui prestate attenzione, G, O, G, H. Questa lettera è totalmente muta e in italiano non si pronuncia mai. Poi abbiamo I, L, M, N, O, P, Q, R. Fate attenzione a quest'altro suono, molti studenti hanno problemi con questa lettera. Poi abbiamo ancora S, T, U, V, S. Come potete notare, ci sono alcune lettere che non fanno parte dell'alfabeto italiano. Vediamole insieme. J o in lunga, K, W, X, Y. Tutte queste lettere non fanno parte dell'alfabeto italiano, ma ci sono anche nella nostra lingua, perché abbiamo già molte parole di origine straniera che le contengono. Parliamo ora di queste lettere. Abbiamo visto che a volte si pronunciano C o G, altre volte si pronunciano K o G. Vediamo ora insieme quando si pronunciano in un modo e quando si pronunciano nell'altro. Dunque, abbiamo i suoni dolci quando queste lettere sono seguite dalle vocali I oppure E. Vediamo qualche esempio. Ciliegia, cesto, giro, gelato. Invece abbiamo dei suoni duri quando queste lettere sono seguite dalle vocali A, O, U oppure dalla lettera H. Casa, colore, cuore, chiesa. Con la lettera G invece gatto, gomito, gufo, ghiaia. Ci sono alcuni suoni che possono essere difficili da pronunciare per gli stranieri. Vediamo insieme quali sono. Il primo è GL. Quando GL è seguito dalla lettera I, si pronuncia gli, come in questi esempi. Famiglia, figli, aglio. Invece con le altre vocali si pronuncia gl, come in gladiatore, inglese, poliglotta, glucosio. Un altro suono difficile da pronunciare è quello formato dalle lettere G-N, che insieme si legge gn. Qualche esempio? Gnomo, gnocco, sogno. L'ultimo suono che vedremo oggi in questa lezione è quello formato dalle lettere S,
c. Quando queste due lettere sono seguite dalle vocali e i, si pronunciano come sci e sce. Quindi avrà un suono dolce, come nelle parole sciatore, scena e pesce. Quando invece sono seguite dalle altre vocali oppure dalla lettera H, si pronunciano in modo più duro. Ad esempio, scatola, scoiattolo, scuola, schermo. Bene, per ora la lezione è terminata e spero di vedervi la prossima volta.